quindi una materia viva. Il legno è una materia viva, tanti dicono fai una finestra, tanti anni che ce l'ho e adesso non funziona più bene perché il legno si muove con l'umidità, quando c'è il tempo c'è sole si asciuga, quando piove si larga, è sempre vivo il legno, finché proprio non marcisce e cade giù. Si può lavorare, si fa di tutto con il legno, fanno i mobili, fanno case, adesso è la moda di fare anche le case in legno, le fanno antisismiche, fanno tutte quelle cose là, dopo non so se sia vero o no, però le fanno, insomma. Una casetta fuori di legno, l'ho fatta quest'estate, l'ho montata, e dopo fai svariate cose, insomma, perché io faccio anche certi oggetti di legno così per hobby, per la mia passione per il legno sempre, di varie essenze di legno. Poi io per esempio per il mio lavoro uso tronchi, parte dal tronco del legno, proprio dal fusto, non faccio tavolame, parto dal fusto e si comincia a lavorare da là, perciò il legno viene direttamente dal bosco, lo portano a casa e lo lavori di vari diametri. Io ho cominciato a lavorare a 12 anni, perché una volta o studiavi o andavi a lavorare, quando ero ragazzo io, adesso ne ho 72, perciò ho lavorato abbastanza. E per caso così mia madre, c'era quello che dopo mi ha insegnato il mestiere, il mio maestro, diciamo così, e ha detto avrei bisogno di un ragazzino così, tanto per fare qualcosa. Ma me lo mandi qui che lo faccio scopare il negozio, le cose. E sono andato e sono ancora là. Ho finito quest'anno, alla fine dell'altro anno, ho finito di lavorare. Ho chiuso. Ho chiuso perché ero stanco, ho problemi alle mani, il lavoro ormai è quello che è. Eravamo in 5 qui a Murano che facevano questo lavoro. Dopo siamo rimasti in 3, in 2 e adesso uno solo. E uno solo che sono i più giovani che sono rimasti, questi fanno sia legno che ferro, che ghisa. E dove tu non ne so, avevo 3 dipendenti, uno è andato via con la crisi delle torri, quella famosa crisi delle torri di New York, no? Che hanno buttato giù le torri, è venuta una bella crisi anche a Milano, un po' in tutto il mondo, insomma, e uno l'ho lasciato, no, è andato via da solo. Dopo un altro a suo tempo è andato a fare il pescatore perché prendeva più soldi. E l'ultimo che mi è rimasto ancora per anni, dopo è andato via, dopo è venuto un altro, e adesso con l'ultima crisi qua di anni fa sono rimasto da solo e dopo sono andato avanti fino all'altro anno, dopo ho detto basta, insomma, perché è anche un lavoro faticoso. Intanto bisogna che hai passione per farlo, è un lavoro faticoso perché non sempre fai con robe piccole, medie, alle volte hai dei pezzi proprio grossi da fare e mettili su sul tornio e pezzi da un quintale e mezzo, così da solo ti arrangi con la pratica, non con la forza, anche un po' di forza ci vuole, però anche più con la pratica, con l'esperienza, li metti su e dopo li lavori pian pianino e ce la fai, insomma, finora ce l'ho fatta, ho deciso stop, perché come ti ripeto il lavoro adesso cominciava a scarseggiare. Poi di fabbriche qui a Milano ne sono rimaste poche. Quando ho cominciato io c'era lavoro per tutti. Le fabbriche c'erano migliaia di persone che venivano a Milano. Io abitavo non qua, un'altra in Fondamenta, e alla mattina alle 6 praticamente era un pellegrinaggio di gente che da Burano, dalle altre isole che venivano qui a Milano. Io proprio avevo la casa in Fondamenta e sentivi tutta questa gente che passava, una marea di gente che passava, che andava a lavorare. Adesso qualcuno non c'è più tanta gente così. Insomma. Adesso le fabbriche sono 10, 12, quindi 20, 30 al massimo, è già una ditta grossa con 30 operai, 35 operai. Una volta c'erano 150, 200, le F3 e le Mazzega, dove lavorava anche Carlo, e Vincenzo Nason, fratello di Carlo, e dopo chi poteva essere ditte grosse, Di Maio,
la formi, anche loro era una vita grossa. E dopo pian piano riduci, la Zella ha chiuso, Nason ha chiuso, e altri hanno chiuso, la Cristalleria Santi per esempio, che era anche quella una bella ditta grossa, anche loro hanno chiuso, e capisci, riduci, il lavoro è sempre meno. Tanti si sono trasferiti in terraferma e qualcuno viene qua, però io ho sempre preferito fare stampi del mio lavoro con l'isola, con la gente di Murano. Ho lavorato anche per l'estero, ho lavorato per Marsiglia, che la SIBA è una scuola di Marsiglia che lavorano e fanno che scuola. Ho lavorato per il notaio Pietra che va in America a lavorare, ho lavorato per americani, ho lavorato per svizzeri. Ho fatto un po' così e sono venuti, mica non sono andati in cerca io, sono venuti e adesso sempre anche loro sempre incalando e non so se abbiano trovato altre strade o se anche questi abbiano fatto altre alternative, perché non facciamo solo noi stampi, fanno anche in Cecoslovacchia per esempio gli stampi, capito? E fanno anche là, perché anche là hanno una tradizione di vetrerie, di cristallerie, dopo il Bohemia, quelle cose là, i bicchieri tutti molati, no? Il cristallo al piombo che fanno da quelle parti là, e perciò fanno è così un po' la storia della vita. Insomma, sono andato avanti, gli anni migliori direi che sono stati, diciamo, dal 70 all'80, 85, 90, no, anche più avanti. Diciamo che è andata bene fino alle torri che hanno buttato giù le torri là, che è andata abbastanza bene. Dopo ha cominciato un po' ripresa, crisi, e adesso siamo qua, insomma, qualcuno resiste. Adesso sono tutte piccole realtà, sai, anche le ditte che lavorano. Sono piccole realtà, sono in 3, in 4, in 5, magari si mettono in società 2, 3, anche giovani che sono capaci di fare qualche lavoro, si mettono assieme, una piccola fornace, non serve tanto spazio, un piccolo coso. Poi adesso ci sono tante normative, sono i fumi da abbattere, e tutte queste normative di sicurezza anche sulle molerie, quelli che intagliano il vetro, ci vuole tutte le protezioni, quelle cose là. Dopo c'è chi lo fa e chi non lo fa, però direi che al 99% qui a Murano l'hanno fatto tutti, perché c'è stato un periodo che andavano giù di brutto a controllare tutte queste realtà, a vedere cosa facevano, se erano in regola, e hanno dato anche delle belle multe, insomma, che sappia io, capisci? E allora dopo anche la gente, se non c'è lavoro, non ti entrano soldi, non puoi neanche investire, non puoi prendere personale, quello che è, ti arrangi e diminuisci sempre di più. E così è la storia. Generalmente veniva dall'Austria il legno, anche dall'Jugoslavia, però quello dall'Austria era migliore, è ancora migliore quando arriva. Era selvatico generalmente, che è quello che fanno le pere piccole, che voi fate il sidro. Fanno il sidro che praticamente è un albero un po' selvatico, insomma, non è proprio albero da frutta, perché l'albero da frutta viene più sfruttato e si sente anche quando lo lavori, senti che come si dice, un po' più vuoto, no? con meno consistenza, un po' più, quando lavori quello selvatico, quando lavori e dopo viene levigato, viene come un velluto bello, morbido, invece l'altro è sempre un attimino spiumoso, alle volte rimane, no? come fosse un po' una spugna, come, no? Appena ti dico, però. E dopo sono anche da albero a albero, perché non so, è come un corpo umano, insomma, più viene sfruttato, meno forza hai, e l'albero lo stesso, più viene sfruttato, meno forza hai. Adesso fanno le coltivazioni, anche qui in Italia, li fanno bassi e tirano i rami come le viti. E il fusto arriva al massimo 1 metro, 1,5 metri, massimo 2 metri, ma proprio
una cosa eccezionale. E quando arrivano a un diametro così di 20, 30, 35 centimetri, tagliano e fanno un'altra piantagione. E se tu li vedi sono tutti bassi e proprio con i rami tirati così, a tipo a vite, e fanno molta più frutta, però sono solo la frutta, insomma. Io ho usato anche quello là in emergenza, che non trovi altro materiale, però è buono tutto quanto, però lo senti che è più morbido come legno, insomma, no? Però va bene lo stesso. Poi una volta anche il discorso dello stampo era che facevano i prototipi, allora facevano non so, 10 pezzi per modello, dovevano fare una campionatura, allora facevano gli stampi di legno di vari tipi, così, modelli, disegni, così. Dopo, quando avevano fatto la campionatura, se qualcosa andava bene, un modello magari di un vaso, di quello che poteva essere una lampada, la facevano con lo stampo di ghisa, di ferro o di acciaio, perché là fai tanta produzione, lo stampo rimane sempre uguale, che invece lo stampo di legno un po' alla volta si brucia, per quanto bene sia tenuto, si tiene sempre bagnato, va sempre tenuto bagnato. Difatti i tronchi arrivano e sono bagnati, per quando arrivano proprio freschi, da poco che sono tagliati in bosco, quando li tornisci proprio viene giù l'acqua, proprio perdono l'acqua. Allora tu devi ogni sera pulire bene la macchina che hai lavorato, ungerla, perché altrimenti il giorno dopo trovi un po' con ruggine, un po' che non va bene, insomma. E quando non è tanto bagnato lo lavori e lo metti a mollo in acqua e loro sulle dita lo tengono sempre bagnato. La cosa migliore sarebbe di metterlo proprio dentro in acqua, che va tutto sotto a mollo. E invece dopo, siccome che la produzione veniva aumentata sempre più e facevano tanti stampi, allora hanno inventato un'altra cosa, li mettevano su dei scaffali con i tubi che facevano la pioggia e li bagnava e si bagnavano automaticamente dall'alto al basso, anche con le gocce si bagnava. Però non funziona, sì, ha funzionato così, però con lo stampo a mollo funziona molto meglio, perché così con la pioggia perdono, come si può dire, la linfa, perché viene praticamente l'acqua viene filtrata pian pian e viene fuori tutta la linfa del legno, che invece mettendolo tutto a mollo resta là e non succede nulla. E quando, ti ripeto, quando è asciutto bisogna senza dubbio metterlo a mollo, perché dopo lavori male. Perché il pero, per esempio, quello che si usa per fare i stampi, se tu lo tagli le tavole e lo fai essiccare, che è anche un bel materiale quando è asciutto, è essiccato, che c'è stato un periodo anche che facevano mobili, cucine e cose varie, e è molto più duro e fa parte della categoria di legni quasi duri, semiduri, insomma. Non è proprio un legno tenero, è un legno robusto, e anche ha una particolarità, che ha la venatura tutta uguale, che si brucia tutta assieme, non ha una venatura dura e una tenera come certi tipi di legno, che per esempio fai uno stampo che dopo va soggetto, che va dentro il vetro, con la venatura tenera e dura si brucia prima quella morbida tenera e quella dura rimane fuori. E allora cosa succede? Che se c'è un vaso, per esempio, viene fuori un po' ondulato, non viene fuori bello così. E invece il pero ha questa bella caratteristica che si brucia tutto assieme. Naturalmente se c'è un nodo, qualcosa, il legno ha nodi, perché per forza. Se c'è un nodo, qualcosa che è un attimino più duro, qualcosa fa, però ci sono degli accorgimenti, delle cose che si possono fare, si leviga un po' il nodo e non va bene, insomma. Però adesso e anche anni fa c'erano ditte che preferivano fare, piuttosto di fare uno stampo di ferro, preferivano fare 10 stampi di legno, perché dicevano che quel stampo di legno intanto fanno meno fatica, perché non lega il vetro, gira sempre bene. Quando lo soffi, no, fa il carbone dentro il legno, no? Fa un po' di carbone e fa il gas, il fumo, e aiuta a girare, che invece il ferro diventa rigido, no? E anche la linea viene più morbida con lo stampo di legno. E con lo stampo di ferro invece viene quello che è tac, resta rimane così. Con lo stampo di legno viene un attimino più la vedi più, non so, forse è una cosa mia, ma la vedo più
più morbida, più bella, insomma. No? Dimmi. Quella in ferro dura sempre, gli danno una patina con da polvere di cosa? Di grafite, da una patica perché scivola meglio, altrimenti proprio a contatto col ferro si bloccherebbe il vetro, no? E dopo sono stampi a fermo, per esempio, fatti di ferro, che allora vanno dentro, soffiano e rimane là. Sono stampi quadrati, vari così, no? La durata di quelli di ferro è eterna e quelli di legno dipende da come è fatto, dalla forma del vetro che deve venire fuori, da chi lo soffia, da quanto vetro ci mettono grosso, fino, perché più leggero il vetro, più presto fai a soffiarlo, più grosso è il vetro, più devi stare dentro a soffiare e più bruci il legno, perché vai dentro, lo sai bene quante calorie che il vetro quando vai dentro e sta colando, lo tiri su e vai dentro a soffiare, perciò un bel calore che va dentro lo stampo, lo bruci, no? Invece stanno sempre in acqua, dopo un po' perde la forma, ma come vi ripeto, una volta facevano solo le campionature, adesso fanno piccole produzioni, fanno e magari ripetono lo stampo. Io avevo dei clienti che ogni tanto mi facevano ripetere gli stampi, avevo delle cartelle con i disegni, mi mandavano il disegno, però ormai facevo quei disegni che avevo vecchi perché avevo tutti i segni come ero partito a fare e non andavo a preoccuparmi, ero fuori il disegno vecchio, andavo dietro quello nuovo e via così, insomma. Con chi lavoravi? Col maestro? Con l'artista? Anche con la generalmente mi portavano, la ditta mi portava i disegni generalmente e loro avevano gli architetti, i designer e quella gente là, no? Che alle volte anche succedeva, ma dici, guarda che non viene bene, ma l'architetto vuole così e dopo invece dovevano fare delle modifiche perché si fa presto, sai disegnare, ma dopo a livello tecnico andare a succhiare a livello pratico cioè, è più difficile, insomma. E così, e dopo, come ti ripeto, certe cose adesso, anche lavoravo per Barovier, lavoravo per tante ditte, lavoravo principalmente per qua, come ti dicevo prima, e tanti stampi si ripetevano, insomma, che anche loro appunto preferivano farli in legno piuttosto che quando c'era l'F3, tutti assieme, no? Che era la ditta che era grossa là, e mi ordinavano anche 3-4 stampi per volta dello stesso modello, perché dicevano che andavo bene a soffiarli, ma loro facevano centinaia di pezzi al giorno, ma tanti ne facevano. Allora facendo 3-4 stampi soffiavano con uno, lo mettevano a mollo, prendevano questo, mettevano a mollo, e via, dopo riprendevano il primo, perché altrimenti che soffiavano in continuazione facevano a scaldarsi e si bruciava più presto. Invece con questo sistema lo stampo qualcosa di più ridurale, insomma, capito? Non ha mica disegnato solo il vetro, hanno disegnato di tutto quei personaggi là, no? Quei pezzi là, quel pezzo là, per esempio dietro là, quello in 2 colori, è di Venini e credo che sia di Scarpa, credo, adesso non sono proprio sicuro. Queste qui sono tutte canne che preparano, vengono scaldate, dopo le mettono su, viene soffiato e dopo qui viene chiuso con gli attrezzi qua e viene fatto questa bocchetta qua e viene finito a mano praticamente. Non è soffiato e basta questo qui è soffiato e dopo viene finito a mano. Ma questi qui sono pezzi vecchi che adesso Venini ha tirato fuori ancora. Se tu passi deve avere qualcosa in vetrina in mostra adesso. Di questi qua c'era tutta una serie di questi articoli qua così, fatti in 2 di vari colori, di varie cose. Si facevano con lo stampo, sì. Facevi così e qui andavi diritto, dopo qui lo attaccavano dietro, si chiudeva e via. E quindi infatti quando lo stampo è fatto a mano o è finito a mano il vetro, vedi qui sopra che c'è questa bordatura bella arrotondata. Se tu invece lo tagli, si vede che è tagliato, non è così proprio morbido come ha scaldato con il vetro che viene fuori così, capisci? E invece tanti dopo fanno il trucco magari di levigarlo un po'
con la molatura, di lucidarlo, ma non è la stessa cosa, vedi che non è la stessa cosa. Si può fare anche a mano, ma fanno con lo stampo, fanno più presto e che li fanno praticamente tutti uguali, no? Invece fatti a mano, una volta i bravi maestri li facevano anche a mano, anche i bicchieri. Adesso i bicchieri ne fanno sia a mano, ma ne fanno anche tanti a stampo. Si fanno la preparazione, si chiamerebbero pea, la chiamano qui in gergo, no? Che è la saga, ma così dopo lo attaccano sotto col ferro a pontello, lo riscaldano e lo aprono. E sarebbe un aiuto in più di fare il vetro, insomma, cioè di anticipare un po' la lavorazione, anziché fare tutto a mano. Ma una volta c'erano più che soffiavano, perché c'era tanta produzione del vetro soffiato di lampade di illuminazione, quelle cose là. Anche quella lampada là che ho in cucina, quella l'ha disegnata a Carlo, quello lì è un vetro soffiato, dopo è tagliato così, è un vetro soffiato, ma se ne facevano tanti perché facevano adesso fanno tanta montatura e magari un piccolo vetro così. Perciò si è persa anche la tradizione dell'illuminazione, insomma, del vetro importante, di quelle cose là, e adesso fanno 4 bracci di alluminio, di ottone, 2 lampade piccoline e il lampadario è finito là. Oppure vai sul lampadario classico, quello carezzonico, quelli là che qui sono fatti a mano, insomma, quelli là sono fatti completamente a mano, alti, bassi, a 6, a 12 luci, a 2 piani, le fanno tutto a mano, quelli là non si fanno con gli stampi, quelli, perché le braccia sono fatte tutti a pezzetti, dopo messi uno dentro l'altro. È proprio cambiato proprio. Dopo è cominciato l'illuminazione, via si è sviluppata sempre di più e ha cominciato a fare anche lampade grosse e fare quelle cose là, insomma, che invece una volta si faceva, ti dico, quando ho cominciato io, che ero ragazzino, ho cominciato qualche stampo più grande, allora che si andava a portarlo l'altra volta, adesso vengono a prendere loro. E allora con un carrettino mi sono attrezzato perché pesavano troppo portarli a mano. E così, insomma, dopo è stata questa evoluzione così, di stampi sempre più grandi e sempre più importanti. Adesso è diminuito ancora un po', non si fa tanta roba grande adesso. Il futuro del mio lavoro non so come andrà a finire, perché ti ripeto, anche questo qua che adesso è rimasto, è anche il che deve operarsi la spalla e non so se riprenderà a lavorare, che è più o meno la mia età anche lui. Non è tanto giovane. Rimarranno questi due e rimarranno dei personaggi in terraferma che fanno con le macchine a controllo numerico. Non più un lavoro esclusivamente artigianale come l'abbiamo fatto noi e come viene fatto ancora adesso con il tornio, ma bensì con le macchine a controllo numerico, imposti il disegno, là ci vuole un bravo programmatore, il legno, metti su e la macchina va e fa il lavoro. Capito? E già tanti vanno là in terraferma, perché in terraferma ci sono diverse ditte, sono diverse realtà. E loro ancora fanno dell'illuminazione, roba un po' più grande la fanno là ancora. Ci sono ancora dei soffiatori, una volta che Milano c'erano tanti bravi soffiatori. Perché anche il discorso che mi chiedevi prima quanto non dura, dipende appunto anche da chi soffia. Perché io ho visto gente a soffiare, andare dentro anche con pezzi grandi, con lampade grandi da soffiare, andavano dentro, stavano pochissimo dentro lo stampo, perché andavano dentro quasi col vetro, diciamo, quasi preparato alla forma, no? Andavano dentro, soffiavano, poi venivano, invece altri che magari non sono tanto pratici, stanno e via il stampo, e più stai dentro più si consumano. Questa è una domanda che mi hanno sempre fatto in tanti. Quanto dura? Dipende da chi te lo soffia, vi dicevo sempre. E perché? Perché? Per questo motivo così. Se tu stai dentro mezz'ora lo stampo lo bruci per forza, prende fuoco. No? E adesso dopo invece
sempre meno i bravi sono spariti e poi si faceva roba grande, come ti dicevo. E i bravi sono spariti, venuto su qualcuno, ma ci sono anche adesso anche qualche giovane, però che il lavoro è faticoso. E tanti dicono, vuoi che vada a fare quella fatica? Io là, no, non vado a fare quella fatica io. E questa qua è la fine del discorso. Ah, ma uno stampo quanto dura? Ma sono gli stampi che fanno anche centinaia di pezzi, c'è anche 100 pezzi. Dopo magari va un attimo fuori, se non hanno delle misure fisse, delle misure obbligate, anche una lampada, pezzi che vanno venduti singolarmente, se non hanno delle misure obbligate, anche se si allarga un po', tanto vendi pezzo per pezzo. Se invece va di serie tutti assieme, allora devono essere più uguali, insomma. Dopo ci sono degli accorgimenti, per esempio se la lampada dopo ci va la montatura di metallo sopra per tenerla ferma, allora ci si mette della riga di ferro che tiene la misura sul collo, magari si allarga da una parte, ma lì rimane la misura, insomma, su quel posto dove va la montatura. E dopo sono degli stampi che fanno anche, non so, anche 150 pezzi. Alle volte portavano degli stampi che dicevo, guarda, che puoi buttarlo via questo. Ma va ancora bene, ancora. E questo dipende dalla grandezza, dalla difficoltà di farlo. Non so, può andare dalle 100 euro il stampo di un bicchiere, può arrivare anche a 400, 500, 600 euro, insomma. Dipende, ti dico, dalla difficoltà. Ci sono dei stampi grandi che fai presto farli, che sono, come si può dire, bei aperti, vai dentro tranquillo a lavorare con gli attrezzi. Degli stampi magari un po' più piccoli, però ci metti molto più tempo a farli perché deve cambiare più attrezzi, deve fare tutto un altro tipo di lavoro, di accorgimenti e cose così. E così non è, bisogna avere passione per fare questo mestiere, altrimenti non lo fai. Però ti dico, non è, se la gente continua a salutarti, vuol dire che non li hai trattati male, no? Però appunto ti dico, tutti quanti cercano di prendere più soldi. Il discorso è sempre il Dio denaro. Tutti, su tutti i campi, su tutte le cose, tutti cercano di prendere più soldi. E così, via, dopo anche sull'artigianato, non è che siamo tanto agevolati, protetti di niente, perché le normative che hanno messo ultimamente con l'Europa deve avere delle norme di sicurezza come avessi 20 operai, devi avere questo, devi avere l'altro. Se sei da solo puoi tagliarti anche le mani, non ha importanza. Io lavoro da solo, vuoi mettere gli aspiratori, vuoi mettere le macchine a norma, arrangiati. Se hai un solo dipendente, devi fare un tourbillon di aspiratori, che è anche giusto, perché la polvere, però insomma ho sempre lavorato in modo la polvere, ho 72 anni, sono ancora qua per fortuna, può darsi che anche domani non ci sia, però ti faccio per dire, no? Si sa che la polvere è nociva, tutto quanto, ma ormai adesso è tutto nocivo. Secondo me la polvere di legno, anzi, è la cosa più sana che ci sia, secondo me. Può darsi che anche mi sbaglia. Certi tipi di legno però, perché se tu vai sui legni esotici, quei legni là sono cattivi, non so cosa abbiano, ci sono dei legni sabbiosi, perché quando li tagli proprio le lame, le seghe, subito parte il filo, subito ci rovinano. E mi ricordo c'era un legno che c'è stato un periodo, si facevano le montature dei lampadari, delle mazze in legno, dei finali in legno che andavano attaccati sui lampadari. C'è stato, come la chiamavano, la moda svedese, una cosa del genere, che c'era la montatura, dopo c'erano dei pezzi in legno e sempre con pezzi di vetro, e inseriti questi pezzi di legno, queste cose qua. E si adoperava del legno che ti faceva venire a sangue di naso. La chiamavano noce, adesso noce amazzonia, un nome del genere, non mi ricordo bene, sono passati tanti anni. E succedeva che a tante persone veniva proprio sangue al naso. E hanno scoperto che era il legno, difatti dopo questo periodo l'hanno vietato perché non c'erano gli aspiratori. Dopo ho cominciato a mettere aspiratori, anche dove lavoravo io con
col mio vecchio titolare là, e abbiamo messo un aspiratore perché quel lavoro là si era incrementato abbastanza, e allora usavi legno asciutto, secco, legno che veniva là fuori, tutti i legni esotici così, e faceva un polvere, e allora dovevi per forza avere degli aspiratori, un attimo di accorgimenti, no? Adesso per esempio il pelo è bagnato, non fa polvere, fa segatura, ma non fa polvere. Dopo la polvere viene fuori per forza perché anche per la strada c'è la polvere in qualsiasi posto. Tu stai a casa 2 giorni senza passare, trovi la polvere, no? Ma però è legno bagnato, cioè non è volatile, insomma, in questo senso qua è che ti dicono. E però anche quello ci vorrebbe gli aspiratori. Allora è venuto uno, ancora anni fa, che aveva ancora tutti i ragazzi là, e mi aveva fatto un progetto per fare un impianto, a parte che veniva a costare un sacco di milioni. E in più non mi garantiva che mi tirava su la segatura, perché è pesante, è bagnata, no? E questi impianti sono fatti per la polvere. Io per esempio quando taglio, alla sega viene fuori come paglia. Quando tornisco viene fuori di varie misure, dipende da come la lavori. Perciò non puoi che venga fuori tutto bene, che da una parte sì, da una parte no. E loro non mi garantivano che mi tirava su tutta sta roba. Allora ho detto vediamo cosa succede. Dopo sono rimasto da solo. Finito là il discorso. Ho un piccolo aspiratore che a volte, raramente che faccio qualche lavoro con polvere, lo metto lì vicino, mi tira su la polvere e siamo a posto. E tutto va bene. E così un po' la storia. Mi ha mosso di fare queste cose. Ma un po' per curiosità, un po' per... Ho cominciato a fare delle cosine così per fare anche qualche regalo a Natale, a amici, non a tutti gli amici, a qualche amico proprio, quelli più affezionati, diciamo così, no? E dopo via ho provato, ma potrei fare così, e sono andato avanti, insomma, un po' alla volta. Adesso sono anni che sono fermo. Uno dei primi lavori sono fatto quel piatto lì di sughero. Sono 2 ruote di sughero. Le ruote che usano in moleria, per lucidare il vetro, per lucidare il vetro, sono di sughero. Se tu guardi qua, vedi il foro dove attaccano la ruota sul tornio, no? L'ho chiuso, ne ho colato una sopra l'altra e ho fatto questo piatto di sughero qua, portafrutta. Dopo, sempre col sughero, ho fatto dei portaghiaccio. Allora ho fatto soffiare, ho fatto lo stampo in legno, mi sono su una ditta che conoscevo, ho detto mi fai 2 o 3 soffiate, sì, ho fatto dentro col coperchio e l'ho fatto dei regali. E dopo sono andato avanti, ho regalato, adesso non regalo più niente. No, mi è rimasta poca roba, ne avevo molta di più. Qui a casa, questo qua, una barca, dopo sono qui i pezzi là in alto. Dopo lei viene a casa qualche pezzo anche lei. Che bello papi, me lo porto a casa e portarlo a casa. Yes. Tanto. E dopo in laboratorio ne ho un po' di pezzi. Io di solito guardo le tensioni che ha il legno, cioè il peso specifico che ha il legno. Quando tu guardi il peso specifico più o meno ha la stessa consistenza, no? Ho un libricino là che avrà più di 100 anni, mi dico là. E ci sono tutti i vari tipi di legno col peso specifico, tanto per metro quadro, tanto di cubatura, peso, cose. Allora cerchi di guardare quei legni là e anche se hanno un po' di differenza, poi si muove un po'. Per esempio i primi che facevo si muovevano, la serie là si muoveva, dopo lo prendi, lo levi ancora e dopo difficilmente si muove di nuovo, perché c'è sempre un po' di tensione, no? Allora mettendo tutto a pezzi così che fai tutte fette da mezzo centimetro, 1 centimetro, come desideri tu, le incolli una con l'altra, dopo lo lavori e dopo un po' può succedere che si muova, insomma. Però una volta rilevigato, difficilmente si rimuove ancora. Sì. Almeno a me, insomma, no, appena può andare, come legno può andare. No. Non si rompe. No, non si rompe, no. E anche si usa colla, non ho mai usato colle speciali, così. Una volta ho fatto con della colla che fanno anche le barche e
ma non va tanto bene perché è rigida, diventa più rigida, invece facendo con colle normali tipo Vinavil, le colle là così, si incolla bene, basta che siano belli, ben assettati l'uno con l'altro, che non ci siano fessure, cose così, e va bene insomma. Cioè, per il mio lavoro è il legno, il pelo, il lavoro che ho sempre fatto. Ci sono anche altri legni che ho fatto, anche il ciliegio, altri tipi di legno, il velo, però non vanno bene come il pelo. E dopo, come tipi di legno, sono questi qua, il frassino, quindi c'è il pelo, frassino, c'è noce, sono tre tipi di legno. Però cerco sempre siano più o meno morbidi, sai che non sia, perché per esempio il mogano o il rovere, che è bello anche quello come legno, però fa come tutte delle bucciature, anche quando lo levi non è mai bello compatto, tutto chiuso, rimane sempre qualche buchino o qualcosa, e adesso lo fanno, quasi tutti lo fanno spazzolato, come antichizzato, viene fuori come, che si vede più la venatura che fa dentro e fuori la venatura. E fa adesso, dopo è questione di moda, cioè, dopo lo fanno di nuovo, lo ritirano. Cioè io parlo sempre per tornire, perché se tu lo fai piallato e lo levi bene, viene bene anche sia il rovere che il mogano, quelli là. Però il tornito è più fastidioso da levigare proprio bene bene. Dopo fai anche quello se è da fare. Adesso sono praticamente in pensione. Ho fatto ancora qualcosa fino adesso, ma questo è anche un anno un po' particolare, appena sono messo di lavorare, poi l'anno prossimo qualcosa di hobby mi darò a fare, proprio nulla non faccio, perché non sono neanche capace di stare tanto fermo. Allora quest'anno mi sono riposato, sono rilassato e adesso vediamo anche col prossimo anno qualcosa mi inventerò da fare. O appunto quelle cose là che facevo, quei piatti, che lampade, cose così in legno, quegli oggetti là, o provare anche qualcos'altro, insomma, si può vedere, avere qualche idea, perché anche queste cose qua me le disegnavo io, pensavo, magari c'è uno schizzo, ma vediamo, poi lasciavo là, dopo le riprendevo e dopo mi disegnavo anche come incollare, pensando già a cosa poteva dire, ma questo dopo aver fatto diverse cose, no? Non subito, perché vedi man mano che fai, vedi come viene il lavoro, e allora dici se faccio così potrebbe venire così, e allora fai un po' un'evoluzione, diciamo, no? E magari pensando qualcosa si può vedere. Qualche idea ancora ce l'avrei, dopo vediamo cosa faccio. Vediamo. Ci fai sapere. Sì, senz'altro.